Oggi studiamo insieme 3 modi utilissimi per esprimere uno scopo in italiano. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video e scarica anche il PDF gratuito che trovi giù nel box informazioni, dove troverai tutto quello che ti dirò in questo video. Stai con me fino alla fine perché faremo un super quiz. Iniziamo! Il primo modo per indicare uno scopo in italiano è usare perché. Perché? So cosa state pensando. Perché indica una causa, come vi ho spiegato in questo video. Ed è verissimo, perché infatti ha più usi. Vediamoli insieme. Perché può esprimere la ragione di un fatto e in questo caso usiamo un verbo all'indicativo dopo perché. Ieri non sono andata al lavoro perché avevo la febbre. Avevo la febbre è la causa di quello che io esprimo prima di perché, cioè che non sono andata al lavoro. Non mangio mai i cachi perché non mi piacciono, perché esprime la causa, cioè non mi piacciono. Ma oggi studiamo un altro uso di perché, cioè quello che indica uno scopo, un fine di qualcosa. Quindi quando perché ha un uso finale e non causale come prima. In questo caso, quando perché indica un fine, uno scopo, il verbo che segue perché è al congiuntivo. Dico sempre a mia figlia di studiare perché venga promossa. Il mio fine è che lei venga promossa, cioè che passi all'anno successivo a scuola. Questo è il fine, lo scopo del perché io le dico di studiare. Studia perché tu venga promossa. Ho aperto la finestra perché potesse entrare un po' d'aria. Questo perché indica lo scopo per cui io ho aperto la finestra, non il motivo, ma il fine, perché potesse cambiare un po' l'aria. In questa frase usiamo un congiuntivo imperfetto, quello caratterizzato dalla doppia S, perché nella frase principale abbiamo un passato prossimo. Quindi dobbiamo fare una concordanza dei tempi. Ora vediamo ancora meglio la differenza tra i due perché con delle frasi molto simili. Correggo sempre gli studenti perché fanno molti errori. In questo caso abbiamo un uso causale, perché fanno molti errori indica la causa, il motivo per cui io li correggo. Ma se io dico correggo sempre gli studenti perché migliorino, io li correggo per farli migliorare, per uno scopo, per un fine. Qui abbiamo un uso finale. Nella prima frase abbiamo un indicativo dopo perché e nella seconda frase abbiamo un congiuntivo dopo perché. Ti ho scritto una lettera perché era il tuo compleanno. Ti ho scritto una lettera perché tu venissi alla mia festa. Nella prima frase abbiamo un uso causale. Con perché io voglio indicare il motivo della mia lettera. Ma nella seconda frase abbiamo un uso finale. Con perché io voglio indicare lo scopo della mia lettera, cioè invitare la mia amica alla mia festa. Quindi ricorda, perché se è seguito da un verbo all'indicativo
indica la causa di qualcosa, ma se è seguito da un verbo al congiuntivo indica lo scopo di qualcosa, il fine. La seconda espressione che studiamo per esprimere uno scopo in italiano è affinché, che ha lo stesso significato di perché con funzione finale e anche in questo caso dobbiamo usare un congiuntivo dopo affinché. Rivediamo le frasi che abbiamo visto prima, ma usiamo affinché al posto di perché finale. Dico a mia figlia di studiare affinché venga promossa. Ho aperto la finestra affinché potesse entrare un po' d'aria. Correggo sempre gli studenti affinché migliorino. Ti ho scritto affinché venissi alla mia festa. Avete notato che in tutte le frasi che abbiamo appena visto, i due soggetti prima e dopo affinché e perché finale erano diversi? Facciamo attenzione. Dico a mia figlia di studiare affinché venga promossa. Io è il soggetto del primo verbo e mia figlia è il soggetto del secondo verbo. Ti ho scritto una lettera perché tu venissi alla mia festa. Io è il soggetto del primo verbo e tu è il soggetto del secondo verbo. In caso contrario, però, se il soggetto delle due frasi è lo stesso, usiamo la terza espressione che studiamo oggi, per più infinito. Per più infinito, l'ultimo modo che studiamo oggi per esprimere uno scopo in italiano. Ho messo una sveglia per arrivare in orario. Per arrivare in orario indica lo scopo, il fine del mettere la sveglia e i due soggetti delle due azioni è sempre io. Io ho messo la sveglia e io devo arrivare in orario. Quindi usiamo per più infinito. Joseph studia l'italiano per parlare con i suoi nonni di origine piemontese. Per parlare con i suoi nonni. Questo è lo scopo, il fine dello studio dell'italiano. Claudia ha fatto il passaporto per visitare il Messico. Per visitare il Messico indica il fine della richiesta del suo passaporto e Claudia è lo stesso soggetto sia nella prima parte sia nella seconda parte della frase. Ora facciamo un esercizio e questo esercizio l'ho trovato su un manuale che mi ha gentilmente mandato la casa editrice Alma Edizioni, che io ringrazio tantissimo. Io uso diversi manuali di Alma sia nelle lezioni online sia nelle mie lezioni all'università e sono manuali utilissimi. Questo per esempio va dalla 1 al C1, quindi è veramente utile per tutti i livelli di italiano. È un libro che io consiglio tantissimo. Nel box informazioni trovate uno sconto del 10% su tutto il catalogo cartaceo. È un ottimo sconto. Ora vi leggo 4 indizi e voi dovete completare la frase con la sua fine, ma dovete anche capire di che oggetto si tratta. Iniziamo. Fu inventata da Bialetti nel 1933 perché è in alluminio ed è caratterizzata da una forma ottagonale affinché è prodotta in diverse grandezze è venduta in tutto il mondo perché. Provate a collegare queste 4 frasi. Fu inventata da Bialetti nel 1933
perché gli italiani potessero gustare un buon caffè a casa. Ovviamente questo perché indica lo scopo. È in alluminio ed è caratterizzata da una forma ottagonale affinché la presa sia migliore in caso di superficie bagnata. È prodotta in diverse grandezze per soddisfare le esigenze di famiglie, sia piccole sia numerose. È venduta in tutto il mondo perché è un simbolo del design italiano, in questo caso perché ha una funzione causale, indica il motivo, la causa. Avete capito qual è l'oggetto misterioso? Ma certo, è la moka o la caffettiera. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video. Io spero che ora queste paroline per indicare uno scopo siano chiarissime. Ricordatevi di mettere un mi piace se vi è piaciuto il video, di scaricare il PDF gratuito e di seguire il canale. Noi ci vediamo alla prossima video lezione.